Cosa fai a Capodanno? Questa è la tipica domanda di dicembre in Italia e oggi in questo video studiamo le principali tradizioni italiane del Capodanno. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando l'italiano, ricordati di iscriverti al canale per non perderti le prossime lezioni e scarica il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutte le informazioni che ti dirò in questo video. Iniziamo! Innanzitutto la parola Capodanno è formata dalle parole capo e anno. Capo in italiano ha diversi significati, ma in questo contesto significa inizio, principio del nuovo anno. La notte del 31 dicembre, che si chiama anche notte di San Silvestro, siamo soliti organizzare una grande cena che si chiama cenone di Capodanno con amici e parenti per aspettare tutti insieme la mezzanotte. Il piatto tipico di questa giornata, che non può mancare sulle tavole degli italiani, è il cotechino con le lenticchie. Il cotechino è un insaccato di carne di maiale e invece le lenticchie sono i piccoli legumi marroni che pensiamo che portino fortuna e soldi nel nuovo anno. È quindi tradizione mangiarle perché pensiamo che siano un simbolo di prosperità e buon auspicio per l'anno a venire. Tra la cena e la mezzanotte di solito si chiacchiera, si balla, si gioca a carte, ai giochi da tavolo e anche alla tombola, un gioco molto simile al bingo. Questo gioco è tipico di Natale e di Santo Stefano, il 26 dicembre, ma in realtà è anche tipico giocarci il 31 dicembre e il 1 di gennaio. Un giocatore estrae i numeri dall'1 al 90 e gli altri partecipanti devono riempire una casella con i numeri chiamati, estratti dalla persona che usa questo sacchettino. Vince, cioè fa tombola, il partecipante che completa tutta la tabella. 10 secondi prima della mezzanotte parte un conto alla rovescia da 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi urliamo buon anno. Allo scoccare della mezzanotte stappiamo una bottiglia di spumante o prosecco, 2 vini bianchi frizzanti tipici delle feste, in generale, tutto l'anno. E se per caso il tappo dovesse colpire una persona, quello è un simbolo di buona fortuna, cioè la persona colpita dal tappo è la persona più fortunata della serata e avrà fortuna anche nell'anno a venire. Inoltre spesso la bottiglia di prosecco o spumante viene agitata e quindi spesso sporca la tavola o il pavimento, ma non è un problema per gli italiani perché quando questo succede prendiamo con le dita un po' di prosecco o di spumante caduto e lo mettiamo dietro alle orecchie. Anche questa è una tradizione italiana che dovrebbe portare fortuna. Spesso dopo la mezzanotte le persone partecipano a un veglione di Capodanno, cioè una grande festa o in discoteca o nelle sale da ballo che parte appunto dalla sera o dalla mezzanotte e si protrae fino alle prime luci del mattino, fino all'alba.
Allo scoccare della mezzanotte è anche tipico spostarsi in balcone oppure vicino a una finestra o in un parco per guardare i fuochi d'artificio, anche chiamati botti di Capodanno. Questi spettacoli pirotecnici sono sempre affascinanti, sia per i grandi sia per i più piccini, ma ultimamente sono stati vietati da molte città italiane. Questo perché i fuochi d'artificio possono essere molto fastidiosi per le fasce della popolazione più fragile, più debole e soprattutto per gli animali, per i cani, per i gatti, per gli uccelli. I fuochi d'artificio che spesso guardiamo dalle nostre finestre o dai nostri balconi in realtà non sono autorizzati, sono illegali. Un'altra tipica tradizione del Capodanno italiano è quello di seguire alla televisione i concertoni di Capodanno. Su diversi canali italiani come Rai 1 o Canale 5 sono trasmessi in diretta dei grandi concerti che sono registrati in diverse piazze italiane. A questi concertoni partecipano artisti italiani famosissimi e sono presentati da conduttori e conduttrici altrettanto famosi. È molto tipico per gli italiani guardare i concertoni perché si segue in diretta nazionale il conto alla rovescia ufficiale per la mezzanotte. Probabilmente la tradizione italiana del Capodanno più conosciuta e diffusa in Italia, ma anche all'estero, è quella di indossare biancheria intima rossa. È molto tipico per le donne mettersi le mutande e un reggiseno rossi e anche per gli uomini degli slip o dei boxer rossi. In molte culture il rosso rappresenta la forza, la virtù, l'amore, la fertilità e quindi pensiamo che indossare la biancheria intima di questo colore possa portare sia fortuna sia amore nel nuovo anno. Questa è una tradizione antica, infatti si pensa che arrivi proprio dall'antica Roma, quando l'imperatore Ottaviano Augusto era solito indossare un drappo di colore rosso durante i festeggiamenti del Capodanno romano. L'ultima tradizione italiana di cui vi parlo è quella di buttare via qualcosa di rotto. Di solito si buttavano direttamente fuori dalla finestra dei piatti rotti. Ovviamente, vista la pericolosità di questa usanza, è stata quasi del tutto abbandonata. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e per favore fatemi sapere nei commenti una tradizione del Capodanno del vostro paese. Sono molto curiosa. Ricordatevi di mettere un mi piace se avete scoperto qualcosa di nuovo relativo al Capodanno italiano e scaricate il PDF gratuito che trovate giù nel box informazioni. Ciao! Buon anno e ci sentiamo alla prossima video lezione!